Ti capita spesso di trovarti in situazioni nelle quali ti senti paralizzato e per paura di essere giudicato dagli altri finisci col non fare nulla di ciò che ti eri proposto? Seguimi in questo breve video, ho un esperimento da proporti per cercare di vaccinarti alla paura. È un problema più diffuso di quanto si possa immaginare e si declina sotto diverse forme di insicurezza. Chi ha paura di essere giudicato dagli altri, chi ha paura di non riuscire a gestire determinate situazioni, chi ha paura di sbagliare e così via. Nel peggiore dei casi la paura ha la meglio e la persona rinuncia ad affrontare le situazioni che la spaventano, rinforzando però in questo modo il suo senso di incapacità e di fragilità. Per utilizzare le parole di un grande esploratore del 1900, il naufragio peggiore è quello di chi non ha neanche lasciato il porto. Oggi ti presento un esercizio per iniziare a invertire il circolo vizioso per cui più tu eviti di affrontare le situazioni che ti spaventano, più ti sentirai incapace di affrontarle. Per fare questo però devo raccontarti di Mitridate VI, detto il Grande, re del Ponto, e di come lui già 100 anni prima della nascita di Cristo riuscì a vaccinarsi al veleno dei serpenti. Mitridate non era certo un regnante tanto amato, tanto che il timore che i suoi nemici potessero avvelenarlo lo portò a decidere di assumere quotidianamente esigue quantità di veleno. Aumentarle di volta in volta creò in lui la totale assuefazione alla sostanza letale. Questa tecnica funzionò talmente bene che anni dopo, quando fu sconfitto dai Romani in battaglia e decise di non consegnarsi all'esercito nemico, fu costretto a chiedere ad un amico di pugnalarlo perché il veleno su di lui non aveva più effetto alcuno. In che modo la storia di Mitridate può aiutarti a comprendere come rendere tollerabili le cose che in questo momento per te sono velenose? Ricreando tu per primo situazioni nelle quali affrontare la paura. Se solitamente sono le paure ad assalirti all'improvviso, in questo nuovo contesto sarai tu a dirigere il gioco e a decidere come, dove, quando e quanto affrontare le cose che ti fanno paura. Sia chiaro, mai esagerare con la dose iniziale, altrimenti diventa letale. Chi inizia deve prendere il veleno e sfregarne un po' sulla pelle. Come sente il bruciore, sciacquarlo via con l'acqua. Gradualmente si può pensare di passare a iniettarsi una goccia di veleno al giorno, per poi decidere di metterne 2 e aumentare di conseguenza la complessità della situazione che dobbiamo affrontare. Se è il giudizio degli altri a crearti malessere, costruisci ogni giorno situazioni che ti facciano sentire giudicato. Se è l'imbarazzo, ricerca episodi in cui tu debba entrare in minimo contatto con ciò che temi. Ricordati nel fare questo la tecnica del minimizzare il cambiamento. Parti dalle cose piccole, per fare le quali non ti sia richiesto un esborso esagerato di fatica. Hai paura del giudizio degli altri? Vai al bar, ordini un caffè e fai cadere apposta la tazzina che ti hanno dato. Poi ti guardi intorno e registri se le reazioni che vedi sono effettivamente quelle che temevi. Aggiungendo ogni giorno una goccia di veleno in più, imparerai a conviverci, ma soprattutto sperimenterai nuove situazioni di vita, uscendo dalla tua zona di comfort. Che ne pensi? Ti sembra un esercizio bizzarro? Se riesci a partire dalle piccole cose, provare non dovrebbe costarti troppa fatica. Ricorda d'altra parte che se non farai nulla di diverso per cambiare la tua situazione, nulla cambierà. Fammi sapere nello spazio sottostante in quali imprese hai intenzione di provare a cimentarti. Se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici e, mi raccomando, iscriviti al mio canale per non perdere le prossime puntate. Ciao!